Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice. Amici del Sagittario, è un periodo che va verso l'espansione, verso la prosperità, verso la maternità per qualcuno. Non necessariamente si deve trattare di un figlio, magari sì, oppure si può trattare anche di un progetto o del diventare madri di se stessi. Uomini o donne che siate, non ha importanza. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Inoltre trovate anche sempre nella descrizione il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che si terrà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione inserisco sempre le novità del momento, voi aprite la tendina, insomma, date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete scrivere un'email. Bene, detto questo, passiamo alla lettura. Iniziamo con un papa, un 7 di coppe, un 4 di spade, nove di bastoni, abbiamo il carro, un fante di pentacoli e un 2 di bastoni. Questa voglio vederla perché è rimasta cavaliere di coppe. Ragazzi, due arcani maggiori, uno di questi è il papa. Come la sensazione che diventerete più forti, più sicuri di voi stessi nel prossimo semestre, perché questo carro mi fa un po' capire che volete spostarvi, volete muovervi da qualche tipo di situazione. Andiamo a vederlo, andiamo a vedere il papa. Fante di pentacoli che avete già qui, però ho il mazzo al contrario, quindi lo giro e cavaliere di spade. Guardate, per qualcuno potrebbe essere andare oltre, muoversi da... Potrebbe essere un culto, una religione, qualche tipo di credenza, qualche tipo di gruppo societario o societario inteso sia come società aziendale, sia come vita sociale. E potrebbe essere l'allontanarsi da un percorso di studi che magari vedete non darvi i giusti risultati. Potrebbe essere, tenete presente che il Papa, ehm, come vi posso dire, è anche una carta che indica il raggiungimento di un certo tipo di elevazione spirituale. È come se, ok, sono arrivato fin qui e adesso che cosa c'è dopo? Che possibilità si aprono? Che prospettive ho? Cosa posso fare per muovere l'energia? Andiamo a vedere 7 di coppe. 10 di bastoni.
O cosa posso lasciare indietro per essere più leggero? E Re di Pentacoli. Allora, io credo che qui si tratti di rivedere le vostre aspettative. Sette di coppe è una carta bellissima perché parla di una serie di possibilità che si potrebbero aprire, ma è anche una carta un po' infingarda perché molti di queste possibilità, di queste porte che si aprono, sono come desideri dettati dall'ego. È una carta che, insomma, diciamo, è un gruppo di carte che richiama il potere personale. Come la sensazione che qualcuno dica, ok, voglio muovermi da dove sono, da questo gruppo, da questo culto, da questa società potrebbe anche essere, perché voglio creare la mia stabilità, la mia forza patrimoniale, la mia concretezza, per qualcuno è anche la mia azienda. E è come se ci fosse un esame di che cosa vale la pena lasciare indietro e che cosa invece vale la pena implementare, perché qui per qualcuno ci potrebbe essere come un aumento delle responsabilità per arrivare a questo Re di Pentacoli, che non è male, eh. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo l'appeso. E un 2 di pentacoli. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. La torre. E un 6 di bastoni. È come se ci fosse una nuova definizione, appunto, delle possibilità, delle idee, delle responsabilità che sono in grado di prendermi e di quelle che invece no. Mi parlano, ho sentito tempi di lavoro e siccome il 4 di spade è una carta di riposo, è come se ci fosse il dover bilanciare il tempo dedicato al lavoro e il tempo dedicato al riposo, il tempo dedicato agli altri e il tempo dedicato a voi stessi. Io ho anche la sensazione che questa fase di riposo o di percorso di crescita, perché qui si tratta di allontanarsi da qualche cosa che avete già sperimentato o per iniziare un nuovo percorso di studi, di conoscenza, un corso di aggiornamento, una nuova abilità. Però il 4 di spade è proprio una carta di tipo spirituale, è il riposo del guerriero che ha bisogno di, sapete, i veterani di guerra hanno sempre degli scompensi a livello psicologico e qui si tratta proprio di ricalibrare scusate, il cuore e la mente, gli aspetti astratti, diciamo, di noi umani, corpo, mente e spirito, no? Ma anche il corpo, perché in realtà sì, è una carta di riposo proprio. È come se avessi bisogno di prendervi un tempo per voi. Cioè, qui potrei vederci appunto come un allontanamento, come potrebbe anche essere un cambio di ruolo, per qualcuno, ragazzi, dove effettivamente si cambiano le, le dinamiche, cambiano le prospettive, cambiano le possibilità e dopo un momento di riflessione qui si decide che cosa buttare giù, o meglio detto, visto che è un 9 di bastoni, dove mettere il confine. Mi dicono la parola fine, cioè quindi basta, questo è il mio limite, qui sono arrivato adesso e questo porterà a che vi riconoscano con il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una bella carta, è una carta di successo di solito, che è un po' come energia l'arcano minore del Papa, è una carta di riconoscimenti, è una carta di qualcuno che viene rispettato da un pubblico vasto. Andiamo a vedere il carro.
3 di pentacoli. Qui per molti si tratta di gestire gruppi. Il gruppo può anche essere una famiglia con 3 bambini, 2 bambini, una famiglia di 3 persone, ok? 9 di coppe e 3 di pentacoli. Sì, io credo che inizierete a guardare al futuro in modo diverso. Ripeto, ho come la sensazione che molti inizieranno un nuovo percorso di studi, un nuovo... È come se ci fosse un cambio di rotta nel prossimo semestre, anche proprio a livello progettuale, a livello della vostra vita, come voglio vivere io, il lavoro che faccio mi soddisfa, non mi soddisfa, sì mi soddisfa, ma non mi lascia tempo. Cerchiamo una via di mezzo. E qui è quello che vi dicevo prima, no? Il tempo per voi e il tempo per gli altri. Andiamo a vedere il fante. Regina di spade e 6 di spade. Io credo che questo nuovo periodo, perché qui ho 3 carte che mi parlano di nuovi apprendimenti, nuovi corsi, nuovi studi, e potrebbe essere proprio un momento di studio della psiche con la regina di spade e il 6 di spade, perché sono proprio 2 carte che parlano della mente, delle credenze limitanti e di quelle che sono le strategie della mente, se vogliamo. Credo che qualcuno inizierà ad avvicinarsi a questo genere di temi. Non che dobbiate andare da uno psicologo, o magari sì, se lo ritenete opportuno e vantaggioso per voi, ma semplicemente avvicinarsi ai temi di psicologia, magari ascoltando qualche video su YouTube, piuttosto che iniziando a leggere qualche libro, a scambiare qualche chiacchiera. Però vi dico, 6 di spade è una carta legata alle credenze limitanti, a quello che il nostro subconscio ha come programma intrinseco e che anche se noi non siamo consapevoli di avere a livello cosciente, a livello conscio, però in realtà sono programmi che lavorano. Una credenza limitante potrebbe essere non merito di avere successo, e quindi uno insegue sempre il successo e non lo raggiunge mai, perché magari di base c'è una carenza nel meritare. Questo è solo per farvi un esempio, comunque sono tutti temi che svilupperò, cioè che sviluppo nella sezione degli abbonati, ok? Tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi all'inizio che questa è una di 4 letture. Questa è una lettura generale, poi ci sarà la lettura sull'amore e le relazioni, una sulla crescita spirituale e l'altra sul lavoro e l'economia. Giusto, magari ve li metto poi alla fine di questo video, però insomma per rendervi, per dirvi insomma il materiale che vi darò. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Asso di coppe, sì, ma sento che con il lavoro che farete a livello psico-emotivo è come se acquisirete un maggior potere personale, una maggiore sicurezza in voi stessi, una maggior cura anche di voi stessi. È come se riusciste finalmente, schiarendo la mente, ad entrare in contatto con, mi viene da dire, anche le vostre emozioni, vedendo questo asso di coppe. Qui abbiamo un asso di coppe per spiegare il 2 di bastoni e un fante di bastoni. È come se si trattasse di guardare al futuro con un, mm, un po' di sano egoismo, ragazzi. Perché in realtà l'asso di coppe, vedendolo girato al contrario, è come se mi parlasse di protezione e rivedo un pochettino la carta del 9 di bastoni. È come se non doveste essere così aperti a fidarvi, diciamo, di tutto e di tutti, ma costruite la vostra solidità, il vostro impero, la vostra capacità di creare occasioni, possibilità, denaro, abbondanza, quello che voi volete. Ehm,
Mi viene a dire indipendentemente da un gruppo. Il punto è che voi lavorate bene se lavorate in gruppo, cioè o perlomeno molte persone sono coinvolte in qualche gruppo, nella gestione di un gruppo, collaborano con un gruppo. E qui ho come la sensazione che sì, ci potrebbe essere questo cambio di ruolo magari, o un cambio di prospettiva nel vedere la situazione, che farà sì voi sarete riconosciuti o conosciuti in modo diverso. E da lì ho come la sensazione che parta questo nuovo Sagittario per il 2025, desideroso di imparare, con tanta voglia di guardare al futuro. Qui si tratta di capire dove volete arrivare. Siccome avete un'imperatrice, e ho la sensazione che sia un punto, come un ruolo quello da raggiungere, piuttosto che un punto economico saldo, qui si tratta di capire chi o cosa vi dà ancora vantaggio e chi o cosa non ve lo dà più. C'è una torre, c'è la necessità di lasciarsi indietro qualche cosa. Tenete presente che il 9 di bastoni fa riferimento alle paure. mm? Quindi ho come l'idea che sia il momento un po' di apprendere nuovi strumenti per riuscire ad effettuare questo cambio in modo molto positivo. E comunque avete anche la carta del carro, quindi secondo me sì, questo cambio sarà positivo per voi. In realtà l'imperatrice è una carta che parla di crescita, di qualche cosa che c'è e che va via via crescendo. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Oltre le illusioni è la carta del giudizio. Ancora una. È come se vi risvegliaste. Vi dico, c'è una sorta di presa di potere personale in questo periodo. E il mutamento è una ruota della fortuna, ragazzi, quindi devo dire due carte molto belle. C'è questo cambio che effettivamente con la ruota della fortuna e il giudizio potrebbe anche essere di tipo karmico, come se voi doveste passare di lì, doveste fare questo tipo di passaggio da un gruppo ad un altro, da una famiglia ad un'altra, da una ditta ad un'altra. Andiamo a vedere uno di questi oracoli, poi di questi ho anche il libricino da leggervi che sono molto 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 interessanti. Qui vi parla di una rete di telecomunicazioni e vi dice l'estate. Il libricino dice: i mezzi di comunicazione disimpegnеranno un ruolo molto rilevante per il progresso della tua vita professionale. Che interessante. Può trattarsi di una gestione che realizzi attraverso questi mezzi per dare un nuovo impulso ai tuoi progetti. Ragazzi, a parte che continuo a sentire la parola radio, però effettivamente il Papa parla di quello che si comunica alle masse, sono i mezzi di divulgazione di massa. Può anche riferirsi alla comunicazione che avrai con una persona importante per telefono o per mail o per WhatsApp, eccetera. Probabilmente stai facendo referenza a un'informazione che può arrivarti attraverso questi canali e è determinante per le decisioni che prendi. Scusate se vado un po' così a rilento, sto traducendo così in diretta. Le reti di comunicazione possono anche essere rilevanti per far risaltare la tua attività o stabilire contatti determinanti per la tua visibilità.
In ogni caso, devi avere un conto, ok? Devi avere come un account, un qualche tipo di rete di telecomunicazioni nella tua vita lavorativa. Forse devi creare una pagina web. Per caso devi conoscere persone che ti aiutino in questo settore? Può essere che incontrerai un'informazione molto significativa. Ragazzi, era un po' quello che vi dicevo prima con il fante di Pentacoli, come se aveste bisogno di nuove doti, di imparare, ehm, sì, nuove cose da integrare nel vostro percorso lavorativo. Il fatto è che i tuoi progetti professionali si No, il fatto che i tuoi progetti professionali si compiano è relazionato con le reti sociali, così che sii reattivo e presta un'attenzione speciale a tutto quello che abbia a che fare con i mezzi di comunicazione. E qua comunque vi parla dell'estate e qua dice: le tue guide ti dicono che il risorgimento che stai aspettando, e qui abbiamo anche la carta del giudizio, ti arriverà da qui all'estate. Quindi ragazzi, ce n'è un bel pezzo, ma diciamo a fine semestre, se vogliamo, che più o meno è giugno ed è già estate. Le tue guide ti chiedono anche di ricordarti quello che è successo l'estate passata a livello lavorativo. Ci sono stati segnali o fatti importanti destinati a metterti nel sentiero adeguato? Le tue guide ti stanno dicendo che l'estate ti porterà buone notizie. Andrai ti sentirai, diciamo, al tuo posto e sicuro dei tuoi progetti, tutti i tuoi progetti. Se l'estate è lontana, continuavo a dire verano, ragazzi. Scusate, se l'estate è lontana, le tue guide ti stanno dicendo che hai bisogno di focalizzare quei segnali che ti permetteranno di avere fiducia e ti permetteranno di sintonizzarti sull'energia della co-creazione. Le tue guide vogliono che sappia che dipende da te, solo ed esclusivamente da te, dare un nuovo impulso alla tua vita professionale. Abbi fiducia in te, soprattutto, abbi fiducia nei segnali, perché ti porteranno una fantastica e magica estate dal punto di vista lavorativo. Wow! Bel messaggio, ragazzi, mi spiace che ve lo traduco un po' a singhiozzo, però comunque spero che abbia reso il senso del messaggio, appunto. Andiamo a vedere questi due. Allora, qui abbiamo: reclama il tuo potere, riporta a te la tua energia, le tue doti, tutto quello che sai fare. Indica una ragione perché dilapidi il tuo potere nella quotidianità e poi chiediti se vale la pena la perdita di pace interiore che questo suppone. L'obiettivo: reclama il tuo potere in forma positiva e cosciente. E poi qui abbiamo perdonati, fa vedere una fanciulla che si abbraccia. E qui abbiamo: identifica un'area della tua vita nella quale sei arrabbiata con te stessa o, tuttavia, nella quale devi ancora perdonarti per qualcosa che hai fatto. Per guarire bisogna, diciamo, perdonarsi. Allora, scusate, per guarirsi bisogna perdonare se stessi e gli altri. L'obiettivo: amarti abbastanza per guarire. Bellissima carta, ragazzi. Bene, allora ve le ho messe tutte. Io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, insomma, che vi abbia aiutato a trovare un po' di spinta, se vogliamo, per il prossimo anno. Fatemelo comunque sapere nei commenti.
Se avete dubbi, se ci sono domande, anche lì potete lasciarmelo scritto nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I temi trattati nell'abbonamento sono temi di metafisica, di metamedicina, di esoterica, è un po' un mix di tutto quello che ho studiato io e che io metto a disposizione. Bene, detto questo, io vi auguro un 2025 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!